Amici, cosa fare in una giornatina uggiosa quando piove e tira vento? Noi siamo venuti a visitare Arquà Petrarca per due motivi in particolar modo. Una che mi riguarda a me, perché siamo venuti a trovare il luogo dove è sepolto il grande poeta Francesco Petrarca. Dato che lui, come me, ha origini aretine e poi dopo ha passato gli ultimi anni della sua vita qui ad Arquà Petrarca, ho detto, vediamo un po', andiamo a visitare questo bel paese, questo bel borgo che è uno dei borghi più belli d'Italia e che ancora non avevamo visto come si conveniva a fare. E poi bisogna dire che abbiamo improvvisato perché ovviamente avevamo altri programmi, quelli di andare a fare un bel trekking in montagna, sì. Ma il meteo di questi giorni non lo permette. Direi che è il tempo ideale per visitare questo borgo stupendo che si trova in provincia di Padova, sui Colli Euganei, proprio ai piedi del Monte Piccolo e del Monte Ventolone. Quindi restate con noi, andiamo a visitare questo borgo stupendo e vediamo se ci scappa anche una micro passeggiata nei dintorni. Hai visto? Borgo dei borghi. Cioè Arquà Petrarca è il secondo borgo più bello d'Italia. Che meraviglia. Abbiamo scelto giusto anche stavolta? Direi di sì. Arquà deriva dal latino arquatum o arquata, che poi si è trasformato in arquada e poi Arquà. Solamente nel 1868, quando il Veneto è stato unito al Regno d'Italia, si chiama Arquà Petrarca, dedicata al poeta che qui passò gli ultimi anni della sua vita. Due nozioni flash su Francesco Petrarca, giusto per rinfrescarci un po' la memoria. Nasce ad Arezzo nel 1304, lascia ad Arezzo a 22 anni per andare a studiare prima a Bologna, poi a Parigi e girerà tutta l'Europa. Arriva qui ad Arquà negli ultimi anni della sua vita, arriva nel 68, nel 1368. Siamo solo noi, non c'è nessun altro. Che idea geniale. Susa, vieni Arquà. È fondamentale immaginare il Petrarca non solo come un poeta del passato, ma come un uomo estremamente moderno. Lui è stato veramente un innovatore. È considerato il padre dell'umanesimo, che è quella corrente che poi ha preparato la strada per quello che sarà il meraviglioso Rinascimento. La sua raccolta di poesie è infinita, l'opera che un po' l'ha consacrato, che conoscete tutti, è il Canzoniere, dove dedica tutto il suo amore a Laura. Però è simpatico, è fortissimo perché è moderno, continua ad ispirare gli artisti anche oggi nel 2025, ha ispirato tantissimi cantanti, tantissimi registi che continuano a citarlo, a prendere le sue frasi e a riportarlo all'interno delle loro opere. Da Bob Dylan, il più famoso internazionale, fino ad arrivare al nostro Lorenzo Giovanotti, che anche lui pure è aretino, che l'ha apertamente dichiarato che si è ispirato tantissimo studiando il Petrarca. E a me viene in mente la canzone sua che mi è piaciuta tanto, che appunto è tanto, dove c'è questa sorta di intervista botta e risposta velocissima che proprio riprende da un passaggio, da una lettera delle opere senili, quindi questa raccolta di lettere tardiva del Petrarca, che credo che abbia proprio ultimato stando qua ad Arquà, perché è stata una delle ultime fasi. Tra l'altro proprio siamo andati a ricercarci un po' gli scritti delle senili. Ieri mi sono scaricato un PDF, ho iniziato un pochino a scorrere, a leggere. Sì, perché è bello un po' rinfrescarsi le idee così, no? 500 e passa pagine, e ho trovato un versetto simpaticissimo dove lui parlava dei viaggi, perché come ho detto è stato un grandissimo viaggiatore, ha viaggiato tanto, e quindi ho detto questa è perfetta per il canale, si rifà alla grande, perché insomma viaggiare sai quanto è bello, quanto ci piace. E lui in una frase, citando i suoi avi, per cui richiama un detto che era ancora più vecchio, infatti era scritto in latino, però lui lo riporta in volgare, e dice: sul sasso che rotola non cresce mai il muschio. Questo per sottolineare come il continuo viaggio, il movimento e l'esperienza impediscano in qualche modo l'invecchiamento dello spirito e l'inerzia mentale. Direi che erano molto avanti, Sì, anche perché se pensi che parliamo degli avi sì, del Petrarca, perché lui è del 1300, sì. Quindi chissà quando. Sì, certo. Bella, no ragazzi, sono grandi personaggi questi qua, per cui è bello essere qui. E tanto cantiamo? Tango, e la chitarra suona! Grande Giova. E voi direte, sì ma Dante, siamo lì, siamo quasi alla pari.
Diciamo che forse da quello che ho letto e da quello che so, la grande differenza è che Dante era più concentrato su temi universali e ha fatto la grande opera, la Divina Commedia, che parla un pochino più ad ampio raggio della politica, della società, anche con tutta l'ironia che conosciamo. Mentre il Petrarca è stato proprio il primo indagatore dell'animo umano, del sentimento, in maniera del tutto innovativa e moderna. Ci riconosciamo tutt'oggi, come abbiamo detto, e comunque sono stati anche contemporanei per un po' di anni. Vabbè, poi dopo se c'è qualcuno di voi moltissimo esperto in queste cose e ci vuol dire qualcosa sui commenti, è benvenuto. Hai visto, Andy, sti aretini? Aretin tosco. Alla fine in Veneto capitano tutti. Anche il Petrarca ha scelto proprio Arquà, innanzitutto perché voleva un posto dove vivere in solitudine e tranquillità. Dopo anni che aveva avuto una vita intensa, aveva viaggiato, vita politica super incasinata, decide di stare tranquillo e dedicarsi alla sua grande passione, quindi la riflessione e la scrittura. Poi aveva anche problemi di salute, aveva una salute molto cagionevole, soffriva di gotta e si diceva che qui sui Colli Euganei c'era un clima molto salubre. E andava anche alle terme, infatti questa zona termale è famosissima, abbiamo le terme di Abano, le terme di Montegrotto. Infine era innamorato anche della natura di questo posto, che era ispiratrice dei suoi ultimi scritti. E ultimissimo, ma non ultimo per ordine, è che era anche molto amico della famiglia dei Carraresi, della famiglia nobile dei Carraresi, che erano i signori di Padova, i quali lo avevano accolto proprio qui ad Arquà e gli avevano donato una casa. Quindi i motivi erano tanti. Casa del Petrarca on. C'è la gatta del Petrarca, Andri. Vi gira ancora in mota la fedele gatta del Petrarca. Cioè, quella è proprio lei mummificata? Secondo la tradizione è stata delle spoglie imbalsamate della gatta domestica del poeta, Pazzesco. che gli faceva compagnia nelle ore di studio. Ma guarda te com'è conservata, ancora tutta la pelle. Pazzesco. La sua gattina. Senti qua. Gli epigrammi della gatta. Il poeta toscano arse di un duplice amore. Io, la gatta, ero la sua fiamma maggiore, Laura la seconda. Perché ridi? Se lei la grazia della divina bellezza, me di tanto amante resa degna la fedeltà. Se lei alle sacre carte diede i ritmi e le ispirazioni, io le difesi dai topi scellerati. Quando ero in vita tenevo lontano i topi dalla sacra soglia, perché non distruggessero gli ispirati scritti del mio padrone. Ora pur da morta li faccio tremare ancora di paura. Nel mio petto esanime sempre viva la fedeltà di un tempo. Ma Bellissima. che bella. Come dicevamo prima, così ci colleghiamo a quello che ho detto, la casa fu forse, qua metto il forse, donata al Petrarca da Francesco I da Carrare, signore di Padova e amico sincero del poeta. Studenti austriaci del 1544 e altri graffiti del 700. Qua c'è un 1926. Sono tutte esempio illustri l'iscrizione attribuita all'Alfieri nello Studiolo. Hai capito? Anche il graffito del 500. Guarda, bella questa sedia. Spettacolare. Piaciuta, Susa? Tanto lo so che ti ha colpito la storia della gatta. Sì. Senti, ma la poesia poi della gatta mi ha colpito tanto. Comunque io ho deciso che ora faccio imbalsamare la piva. No, ma senti, la piva adesso sta con noi tantissimo. No, io voglio la piva imbalsamata No, così. la piva e è poi il mio dopo, grande amore, deve stare quando non così. ci sarò più, scrivo una poesia. Questa era la piva. Dai, ma smetti. Gatta di Andrea. Come gatta di Amy? È la mia gattina. Gatta di Andy. No. Non facciamoglielo vedere sto video alla piva, se no viene il pelo rito. Mi piace tanto sto paese, poi oggi c'è proprio un'area suggestiva perché non c'è nessuno, tante attività chiuse e poi queste case in pietra mi piacciono da impazzire. Mi sembra di essere sospesa nel tempo. Guarda Susa, questo è un giuggiolo? Sì. Cosa sai qua dei giuggioli? Questa è la terra dei giuggioli, Andri. Sì? Hai mai sentito? Sono in un brodo di giuggiole. Sì, tante volte. E quello è proprio il liquore tipico qua di Arquà Petrarca. Nasce qua. Eh sì, questa è la terra delle giuggiole. E dopo mi sa che devi assaggiarlo. Ma è alcolico? Eh sì. Bello. Allora, prima di andare via, molto prima,
Beh, dovremmo anche mangiare. Se no Salvini chi lo Strano sente? che non... Strano che mi ha detto ma andiamo a mangiare qualcosa. Questo è da Cash or Trash, Susa. Ah sì. Lo stacchi e lo porti, Andy. Ah, sia questo qua, questa cassetta, la porto al dottor Rosa, Poste e Telegrafi, guarda qua. Che meraviglia. Questa piace a Ada, bellissima, Questa me la metterei anche in casa. davvero. Andy, aspettavo te ma non arrivi. Su cosa? Ho fame. Ah, Di solito sei. È un po' dolce, sì, è dolce. ma come dite se vi piace. Ah, speciale. Adesso andiamo a comprare la bottiglia. È che sono tutti i negozi chiusi. Sì. Mi ricorda un po' la rosa e un po' l'amaretto. I miei preferiti. Mamma che profumo. Senti che buono che è? No, ma solo il profumo. È vero, la rosa, La rosa e e l'amaretto l'amaretto. insieme, bravo Andre. Guarda Susa, l'ho visto ora. L'hanno rigato. Oh. Questa è stupenda. In realtà non è un rigo, è il logo. Però. Dove siamo capitati, Susa? Siamo andati a trovare una persona speciale, siamo andati a trovare la Carla. Ciao Carla! Eccoci qua. La Carla è la Bello. direttrice di una scuola speciale dove ogni tanto insegniamo anche Sì, noi, giusto? sì. Che vista che è! Poi è una vista spettacolare. Ecco, qua siamo fuori da Asiago, ma siamo sempre in un posto bellissimo. Altro direi che- che- puoi dirlo, Un sì. altro paesaggio, un'altra stagione. Che ci dici di Arqua? Arqua è un posto molto particolare, borgo medievale, con alcune specialità solo di quale giungere prima di tutto. Assaggiate. Esatto. E poi abbiamo Francesco che abbiamo adottato perché in realtà nasce da Ticino. Arezzo, ma Sì, poi sì, arriva Toscana, qua. vedi. Ecco, quindi Beh, siamo lui sempre vicini. cittadino del mondo è Cittadina del mondo. Quando io dico ogni tanto fuga di cervelli, in realtà gente come Petrarca ed altri, Dante, erano cervelli in fuga, in realtà, Certo. meglio, non era una fuga, era una diffusione del sapere. Sì, Quindi bravissima. questa è un po' l'interpretazione che bisogna dare anche ai giovani. Non è che si fuga, si diffonde. Ecco, questo è il mio messaggio. Bellissimo. Sposato al Perfetto. bacio. Ecco la nostra Carla. Ecco. Raga, da qui siamo partiti e da qui vi salutiamo da Arqua Petrarca. È tutto. Casomai se venite da queste parti la giornata migliore vi consiglio un piccolo trekking fino al pianoro del Mottolone. Noi ci vediamo alla prossima ragazzi, mi raccomando, al prossimo video, ciao a tutti, Ciao. Sono anche le campane. la sigla finale. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, vi aspettiamo nei commenti. Ciao ragazzi.